Benvenuti alla 13ª puntata di Come superare il blocco dello scrittore. In questa puntata continuiamo il nostro discorso sull'aspetto formale dell'opera narrativa parlando dello stile. Entriamo nel merito dell'argomento partendo da alcune domande. Che cosa differenzia un'opera letteraria da un altro testo? Perché non possiamo considerare tutto letteratura? E cosa distingue un autore da un altro? Oggi cerchiamo di rispondere a tutte queste domande. Per far questo partiamo da un'osservazione. Ogni messaggio, in ogni tipo di circostanza, fa passare una conoscenza da chi scrive a chi legge. Un cartello stradale così come il bugiardino di una medicina o la Divina Commedia. Ma c'è una prima differenza fondamentale da stabilire, quella fra informazione e comunicazione. Nell'informazione, che è quella della segnaletica stradale o di un manuale di istruzioni, si scambia solo l'essenza di un messaggio riferito a quell'unica circostanza. Senza il contesto, il messaggio non ha valore, perché l'informazione va in una sola direzione, da chi emette il messaggio verso il mondo. Non si preoccupa della reazione di chi riceve il messaggio, non la riguarda. Un cartello stradale è messo lì per indicare stop, non per creare ansia in chi lo vede. Testi di questo tipo, informativi, possono essere ad esempio gli elenchi telefonici o i manuali scientifici, ma pochi altri. Perché così pochi? Perché in realtà ogni messaggio, anche breve e semplice, non è mai così neutro e conciso. Vuole creare un effetto preciso, ad esempio commuovere o convincere, indignare, evocare. Prendete un discorso politico ad esempio, o un servizio giornalistico, un poema, una pubblicità, hanno tutte questo in comune. Tengono conto delle reazioni di chi riceve il messaggio. Nella comunicazione il messaggio non è mai né ingenuo né unidirezionale. Bene, ma come avviene tutto questo? Nella pratica, cosa succede a livello formale? Succede che il linguaggio si allontana dall'informazione pura, neutra, oggettiva e aggiunge qualcosa o lo toglie. Sposta un aggettivo, cambia la posizione di un verbo, utilizza una parola più specifica o più vaga del necessario. Insomma, utilizza lo stile. Quindi lo stile è ciò che in un testo lo discosta dall'informazione base, neutra, ingenua, unidirezionale. In questo senso sono creatrici di stile le figure retoriche classiche. Non possiamo ovviamente analizzarle tutte, prendiamo solo quella più famosa e utilizzata, la metafora. La usiamo tutti anche senza rendercene conto. Se dite in piazza c'era un mare di gente, state utilizzando una metafora. Potevate dire il pavimento della piazza era coperto da una notevole massa di persone, però sentite che suona molto diverso. Cosa aggiunge il vostro utilizzare una metafora? Che visualizza la scena. Fa vedere al lettore la massa di persone compatta che ricopre una superficie così come fa l'acqua. E così come fa l'acqua, questa massa non è solida ma si muove, ondeggia, come è tipico dei grandi assembramenti di persone. Se diciamo ad esempio un fiume di gente, l'immagine cambia subito, evoca il movimento e una direzione da un luogo a un altro. Quindi senza bisogno di lunghe descrizioni, la metafora è capace di ricreare nel lettore una situazione specifica, di fargliela vivere come se fosse una sua esperienza. E qui arriviamo a cosa caratterizza lo stile letterario da quello di altre forme di comunicazione. Anche uno slogan pubblicitario si allontana dalla forma base di comunicazione e sollecita la fantasia del lettore, a volte anche in modo molto efficace. Anche un discorso politico utilizza uno stile particolare per influenzare l'opinione degli ascoltatori. Idem per il testo di un avvocato in tribunale, o un saggio su un evento storico che viene interpretato in un modo particolare. Anche questi testi sono ricchi di figure retoriche, e si utilizza in modo molto particolare la lingua, che si discosta dall'informazione pura per sollecitare in un modo o in un altro il lettore. Quello che però ha esclusivamente il testo narrativo è l'apparente gratuità. Lo stile non viene utilizzato per un fine specifico, ma per la pura funzione evocativa, per ricreare un universo e passarlo dalla mente dello scrittore alla mente del lettore. Anche questo in realtà ha un suo valore profondissimo, che vedremo più tardi.
Quello che fa lo stile letterario è rendere vivo per il lettore il mondo immaginario dello scrittore. Deve renderlo un'esperienza palpabile, emozionante, ma soprattutto intensa, vera. Quindi se quello che avete prodotto finora, seguendo il percorso delle nostre puntate, era stato scritto così, senza troppa attenzione alla forma, è arrivato il momento di valutare invece proprio questo, come appare il vostro testo. Attenzione, non si tratta di un semplice abbellimento, ma di un lavoro indispensabile per fare del vostro testo qualcosa di efficace, di potente. Ma come? Ovviamente la ricerca di uno stile personale va oltre qualsiasi caratterizzazione. Ognuno deve cercare la sua voce, uno stile nel quale sente di riuscire ad esprimere al meglio il suo immaginario. Quello che è generale però è lo sforzo per conseguire una certa sensibilità della forma, una consapevolezza della sua importanza. Molto importante per fare questo è legare la ricerca dello stile al tema della vostra opera. Ovviamente ogni argomento e ogni tema che ne è all'origine determina la necessità di una sintassi particolare, di un vocabolario, di un suono, di un tono che variano a seconda del quale mondo state evocando. E poi ovviamente varierà anche a seconda del singolo episodio, della scena o del sommario che state raccontando in quel momento. A questo proposito vorrei leggervi alcuni piccoli brani del mio ultimo libro, Primi anni a Washington DC. È una specie di diario di un'esperienza che ho vissuto vivendo 4 anni in America con la mia famiglia. E questo è l'incipit. Gli altri viaggiatori guardano gli orologi, consultano i tabelloni e si avviano in fretta, stringendo le mani sui manici delle valigie. Alcuni, in transito, se ne stanno sulle poltroncine a sbriciolare merende e stanchezza fra gomitoli di bagagli, braccia riverse, riviste e fregnate di bimbi. Il caldo di Fiumicino ha seguito tutti fin dentro l'aeroporto, nascosto fra i vestiti leggeri, e adesso trasuda da ogni gesto. Aleggia anche su noi 5, che occupiamo tutta una fila di sedili. I grandi ingioiellati di borse e tracolle, i ragazzi incastrati dentro strati di abiti per ogni temperatura. Un po' pallidi, un po' stropicciati da una primavera indaffarata, ce ne stiamo immobili, stringendoci addosso le cose indispensabili come computer portatili, contratti, prenotazioni e orsetti del cuore. Il solito mini trasloco che vola con noi a ogni trasferimento. Ecco, già in questo incipit si percepisce la partenza come senso di disagio, di precarietà, e questo ci introduce a quello che poi è il tema del libro, la ricerca di valori dopo l'esperienza straniante di un trasferimento. Adesso vedremo però come questo stesso tema viene trattato in modo diverso in un'altra parte del libro. Mi mancano tanto le rondini, le loro grida alte che sembrano raccontare di cose sconosciute, di posti lontanissimi e avventure felici, venendo da spazi luminosi e fini dove si incontrano vento e luce e ogni gioco è possibile, ogni sensazione libera e leggera e senza fine. Bene, qui siamo in un momento più lirico e vediamo come lo straniamento è declinato sulla nostalgia e quindi il tono diventa poetico. Ecco, quindi questi esempi erano per dirvi come lo stile varia da momento a momento all'interno della stessa opera. Nella ricerca di uno stile personale può aiutarvi molto stare attenti a non cadere in alcune trappole della mente, che poi vi portano a scrivere in un modo che non vi piace, ma non sapete perché. E questa è un'insoddisfazione che può arrivare anche a bloccarvi. Ecco, adesso vedremo alcuni dei problemi che in un testo vi fanno istintivamente drizzare le orecchie e che però non riuscite a individuare proprio perché fanno parte di un linguaggio abitudinario che sfugge all'autocritica. La prima cosa da tenere presente è che non state parlando in modo basico. Dovete sforzarvi sempre di esprimere quello di cui state narrando in un modo non scontato, non banale. Può essere colloquiale, può essere anche slang, però deve avere qualcosa di diverso. Qualcosa di vostro, che parla al lettore della vostra storia e che fa vedere il mondo così come lo vedono i personaggi che state raccontando. Importante, questo non è un vezzo, un qualcosa da aggiungere al testo. È indispensabile per scrivere un'opera che abbia un qualche valore letterario, altrimenti si producono testi di un genere diverso, ma noi qui ci occupiamo di narrativa letteraria, cioè di un'opera che contiene comunque una sua ricerca formale. Quindi per prima cosa chiedetevi se state utilizzando per esprimere qualcosa una frase fatta. Le frasi fatte, i modi di dire, i proverbi devono essere utilizzati solo consapevolmente se vogliamo evocare un linguaggio di questo tipo, e cioè banale, piatto.
Ad esempio, quando vogliamo far parlare un personaggio in modo che si capisca che ragiona in modo convenzionale. Altrimenti dobbiamo sforzarci sempre di trovare un modo diverso per esprimere queste stesse cose. Ogni modo di dire è stato efficace la prima volta che è stato utilizzato. Anzi, è stato così efficace che poi è stato riutilizzato milioni di altre volte, in milioni di contesti diversi. In questo modo però ha perso la sua specificità. Prendete ad esempio una frase che è molto efficace, un periodo buio. Ecco, in 3 parole riesce a evocare moltissimo. Non solo vi informa che in un certo periodo la vita è stata difficile, ma ve lo fa sentire attraverso un'esperienza universale che è quella del buio, un'esperienza che tutti abbiamo vissuto e che quindi riesce a evocare in ognuno di noi qualcosa di negativo. Però se dite di un personaggio, Katia era appena uscita da un periodo buio della sua vita, il vostro stile è troppo piatto. State usando un'immagine così usurata da non essere più evocativa. Perché buio? In che modo il periodo buio di Katia è diverso dal vostro, da quello di Maddalena? Dovete sforzarvi di trovare un'altra frase per dire questa cosa. Una frase che faccia sentire al lettore quella specificità. Vi faccio un esempio. Katia era uscita da poco dalla clinica e le sembrava di averci lasciato il suo corpo consumato dalla dipendenza, come una crisalide fragile di cui si era finalmente sbarazzata. Ecco, questo brano ci dà senz'altro più indicazioni su cosa sia successo a Katia, quale sia stato il suo periodo buio e di come poi ne sia uscita. Spiega senza spiegare, incuriosisce, fa entrare comunque il lettore in un problema che è solo quello di Katia. Vi ripeto, non è un'operazione gratuita, non è un in più da offrire al lettore, è quello che rende la vostra opera forte, convincente, però non è l'unica. Ci sono molti altri aspetti della forma di cui è necessario tenere conto. Ne parleremo nella prossima puntata. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo la prossima settimana per una nuova puntata di Come superare il blocco dello scrittore.